Buongiorno cercatori d'oro, io sono Matteo Berto, bentornati al mio canale se non siete nuovi e benvenuti invece se siete dei nuovi utenti. Mi raccomando di iscrivervi e cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati di tutte le mie avventure appena usciranno, non perdetene neanche una. Oggi sono tornato al Clay Creek a cercare qualche nuova fessura aurifera. Le volte scorse io e Luca Calabrese, Luca Chi70 su YouTube, abbiamo trovato diversi grammi d'oro al Clay Creek, tra cui una grande pepita. Vi lascio il video qua sopra nei dettagli. Il mio obiettivo di oggi quindi è quello di cercare, diciamo, degli arricchimenti auriferi nuovi, degli arricchimenti auriferi che potrò andare a sfruttare e coltivare questo inverno e quest'autunno soprattutto col mio amico Luca. Mettiamoci subito all'opera. Volevo farvi vedere questo accessorio è semplicemente una tasca mimetica che mi ha regalato il mio amico Giacomo. All'interno ho messo tutti i miei accessori per la ricerca dell'oro all'interno delle fessure. La maggior parte sono degli scovolini di diverse dimensioni e utilizzi, la sessola ovviamente e un piccolo palanchinetto. All'esterno ho messo la snuff bottle, c'è questo accessorietto che serve per aspirare il pagliuzzo d'oro. Nel mio contesto ovviamente si tratta principalmente di pepite e quindi dovrò svitare il coperchio per mettere le pepite all'interno. E quindi in questi casi quando lo trasportate alzate un po' la canula in maniera tale che non abbia un contatto diretto con l'acqua e soprattutto con l'oro che è presente al fondo. Quindi cliccate sul mio shop, guardate un po' i prodotti se volete comprarvi qualcosa di simile. I miei piatti, palanchino e andiamo alla ricerca d'oro. Qua dietro potrebbe essere un buon arricchimento. Da monte verso valle vedete questo masso è un grande ostacolo al flusso della corrente e la piena difficilmente riuscirà a smuoverlo e quindi di conseguenza la mia ipotesi è che qua dietro possa esserci dell'oro. Però in questo contesto del Clay Creek l'oro è principalmente presente nelle fessure. Non sarà facilmente di un calibro importante e di conseguenza per ora lo lascio da parte e verrò magari in futuro. Tutto questo fianco, questo versante che vedete, abbiamo già eseguito della prospezione qua e là, nelle località più che altro rossicce. Abbiamo già fatto dei sondaggi. Non è uscito molto oro, ma non vuol dire che non ve ne sia. Inoltre il mio metal detector l'altra scorsa mi ha dato queste fessure come contenenti dei rifiuti metallici. Questo è un buon indicatore che vi possa essere dell'oro all'interno di queste fessure. Eccomi ritornato. Allora devo dire che ho trovato forse un buon posto. Andremo a indagarlo assieme nei prossimi minuti. Si tratta di una tasca proprio lungo il fianco, semplicemente composto da il substrato roccioso, in questo caso sempre un micascisto. Il micascisto tende a fare delle fessure raramente e sono anche abbastanza effimere nel tempo, vuol dire che il fiume in breve tempo riuscirà ad eroderle. Vi faccio vedere subito. L'acqua arriva da monte, cioè a destra, e procede verso sinistra, cioè verso valle. Questo che vedete è semplicemente il versante destro, perché ci si mette la schiena sempre verso monte, per dire destro o sinistro. Quindi in questo caso è il destro. Che cosa vedete lungo questo versante? La roccia è ovviamente erosa, è arrotondata, a più riprese. Ci sono delle fessure qua e là. Purtroppo ci stiamo avvicinando all'autunno e quindi gli alberi iniziano a perdere foglie e via via sarà sempre peggio cercare di trovare le fessure facilmente. Queste fessure possono avere al loro interno dell'oro concentrato, ma il micascisto, come ho detto, è abbastanza effimera come roccia dal punto di vista dell'erosione, cioè ci mette poco il fiume a eroderla. Quello che andiamo a cercare sono località dove vi possono essere naturalmente delle concentrazioni di quarzo. Il quarzo invece è un minerale molto duro all'erosione e tende a resistere. Questa è una vena di quarzo, al cui interno non ci sono molti solfuri. Perché? Perché vedete delle pattine rossastre di alterazione, ad esempio il colore rugginoso? No, non ve ne sono, se non proprio qua a contatto con l'acqua. Ad esempio qua sotto. Questa è sempre parte della vena di quarzo, però vedete com'è più rossiccio, proprio indicatore dell'ossidazione di potenziali solfuri all'interno. In queste vene l'oro può essere contenuto logicamente. Semplicemente si tratta di oro nativo, però mi aspetterei dei solfuri in alterazione. In questo contesto qua, voi state vedendo una vena, che ovviamente corre lungo tutta la parete. La roccia che c'era sopra la vena, lo stesso micascisto, è stata erosa, asportata e di conseguenza qua state vedendo la porzione superiore della vena. Secondo me l'oro può essere rimasto incastrato in queste fessure e quindi adesso vado a smantellare una parte di questa vena andando a collezionare tutto il sedimento rimasto intrappolato qua e là. Il metal detector non ha dato dei chiari segnali di oro in questa vena,
quindi comunque non vuol dire che non ve ne sia, potrebbe essere talmente piccolo che Detector semplicemente non lo sente. Andiamo a scoprirlo assieme. Per ora non mi hanno entusiasmato molto, si tratta di un quarzo principalmente, spatico, non è particolarmente cristallizzato, non ha solfure interno e comunque variamente ha delle macchie di ossidazione al di sopra, però dubito che derivi dai minerali che compongono la vena perché c'è solo quarzo e a volte c'è un po' di carbonato. Scuoto in maniera tale che l'oro vada al fondo perché è un metallo molto pesante. Dopodiché lavo, vedete quanti frammenti di quarzo ci sono all'interno? Sono due pagliuzze ma veramente piccole. Qua una e qua l'altra. Sono talmente piccole che è addirittura difficile raccoglierle. Vabbè, per ora le accumulo e vediamo con la giornata come va. Poi le raccoglierò tutte alla fine della giornata. Ho trovato un filo di ferro nella fessura. Il ferro è un elemento chimico anch'esso pesante e un filo di ferro in questo caso è un indicatore che qua potrebbero esserci dei rifiuti metallici e anche dell'oro. Ho finito di pulire la fessura, mi ha dato abbastanza lavoro. Il mio obiettivo era quello di fare prospezione lungo il Clay Creek, cercare nuovi arricchimenti auriferi. Questo rio nelle scorse settimane, di nuova scoperta mia e di Luca, tramite il mio drone, ha dato buoni risultati. Abbiamo già estratto diversi grammi d'oro, soprattutto tutte pepite, alcune hanno una morfologia molto interessante. Andremo poi a trattarle in ulteriori video in futuro. Ho trovato qualche piccolo granulo d'oro, non sono delle pagliuzze, sono più dei granuli, oppure possiamo chiamarle anche micropepite. Comunque sì e no, avrò fatto quasi un decimo d'oro. Mentre sui fiumi in pianura ogni curva tendenzialmente può contenere dell'oro e ogni piena può riarricchire questa curva grazie all'erosione dell'ansa Pocomonte, la quale contiene le pagliuzze d'oro, invece lungo i fiumi auriferi, come in questo caso il Clay Creek, rii di piccola entità, effimeri anche, d'estate con poca acqua, d'inverno un po' di più, soffrono il fatto che soprattutto lungo le fessure di solito non si ricaricano. Comunque devo dirvi la verità, non mi ha sorpreso trovare qualche pagliuzza d'oro e granulo proprio in una fessura dove ho trovato anche del ferro, una grande quantità di magnetite e granato e anche un po' di ematite. Clay Creek si riconferma, come anche altri rii che ho eseguito prospezione, uno dei quali in cui si trova semplicemente l'oro, dove ci sono tanti minerali pesanti e rifiuti metallici. In questo contesto il mio metal detector non avrebbe sentito queste pepite. Comunque vi terrò aggiornati sulle mie ultime avventure, mi raccomando di iscrivervi al canale.